cigni o paperelle, bignè, facili facili. Iniziamo. Prepariamo la pasta choux. 200 ml di acqua, 100 g di burro o margarina, un pizzico di sale e un cucchiaino di zucchero. Accendiamo e lasciamo sciogliere. Io aggiungo anche un po' di limone, la scorza, o vaniglia. Appena inizia a bollire, proprio appena, buttiamo tutta la farina di colpo, 130 g di farina 00, e giriamo, intanto spento, finché si forma una palla. Riaccendo e lascio cuocere un po' la farina, quindi un minuto e mezzo va bene, girando sempre così finché sentirete questo sfrigolio e si formerà una patina sotto. Adesso è pronto. Mettiamo in ciotola e lasciamo leggermente intiepidire, allargando così per agevolare. Intanto mi preparo le uova già sgusciate, 4. Inizio con 3 perché la pasta bignè potrebbe riceverne di più o di meno, quindi inizio con 3, le sbatto leggermente, aggiungo anche qui un pizzico di limone, giusto un po', e questa volta usiamo il frullino elettrico. L'altra volta l'avevo fatto a mano, ma è la stessa cosa, però giusto per farvi vedere. E aggiungo pian piano, una alla volta, le uova. Quando è amalgamato il primo, aggiungiamo l'altro. Ora i primi 3 ci vanno tranquillamente tutti, quindi tolgo le fruste e mi rendo conto se ne serve ancora, quindi con una spatola giro e vedo se è abbastanza, no, ancora è troppo compatta, quindi aggiungo il quarto. Stessa cosa, lo sbatto un po' e lo aggiungo questa volta metà, perché così mi rendo conto se serve tutto o no. Altro po', verifico, ancora non scende, quindi aggiungo anche il resto, quindi 4 uova tutte quante ci sono andate, 4 uova intere. Vediamo, ecco, vedi, deve cadere piano piano, così è giusto. Ok. Metto la carta forno su una teglia, anzi su 2 teglie, e per fermarla metto un po' di composto così e riempio la sacca a poche, la prima più abbondante con il beccuccio a stella grande per fare il corpo, quindi ci va la maggior parte del composto. Questa bella grossa, e faccio il corpo, premo finché arrivo a formare una goccia. La grandezza decidetela voi, naturalmente calcolate che questi crescono tantissimo, quindi a seconda come li volete fare, se più piccoli o più grandi. E il resto del composto lo mettiamo in una sacca a poche con il beccuccio liscio più piccolo e formiamo così il collo del cigno.
vedi, così, praticamente il numero 2, una S rovesciata. Calcolate che dovete fare un corpo e un collo, quindi devono essere uguali di quantità. Quindi continuo fino ad esaurire tutta la pasta. Con le mani leggermente bagnate con acqua sistemiamo un po' e andiamo in forno a 180 gradi statico o ventilato. Io ho ventilato per 25-30 minuti. A dopo. Unico accorgimento di non aprire mai il forno. Quando sono belli colorati mettiamo un mestolo così tra la porta e il forno e lasciamo raffreddare completamente prima di sfornarli. E guarda come sono belli cicciotti, Vuoti dentro. leggerissimi. Ed ora divertiamoci. Inizia il gioco. Dividiamo a metà. Guarda che meraviglia all'interno. Sviluppato e cotto perfettamente. E la parte superiore la divido a metà per il lungo. Queste saranno le ali. Sulla base metto un po' di cioccolata spalmabile alla nocciola, tipo Nutella o altri, anche la crema spalmabile al pistacchio va bene. E riempiamo generosamente con panna montata. Mettiamo il collo, lo affondiamo nella panna. Questi sono talmente cicciotti i colli che potrebbero anche essere riempiti, e metto le ali così, uno da una parte e uno dall'altra. Ricomponiamo praticamente il bignè. E voilà, belli. E li faccio così con tutti. Riempio le parti mancanti con panna, zucchero a velo e voilà. Mi manca il laghetto dove posizionarli, ma va bene lo stesso. Se vuoi mettere l'occhietto puoi mettere una goccia di cioccolato, così. Ancora un po' di cioccolata sopra, se vuoi, se no li lasci lì, ho fatti metà e metà. E voilà, le mie paperelle sono pronte. Cigni, papere. A me piace chiamarle paperelle comunque. Guarda l'interno, meraviglioso. Mamma mia. Io assaggio, tanto fra poco c'è l'assalto, quindi grazie per la visione come sempre. Se ancora non l'hai fatto iscriviti, è gratis. Ciao ciao, alla prossima, baci baci.